Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi istituiamo un nuovo format, facciamo la puntata 0 di questo nuovo format che è il Lei Lei. Abbiamo messo qua due bellissime imperatrici e questa è qualcosa che mi ha smosso dentro nel fare il Lei Lei, perché non è una lettura, questa è una lettura sul femminile quando incontra il femminile. E questo incontro riguarda tutti, riguarda le donne che amano altre donne, riguarda le donne che si specchiano in un'amica, in una rivale, in una sorella d'anima. Riguarda anche chi sta vivendo un tradimento, una triangolazione, una presenza femminile che entra nel campo come disturbo, tentazione, confronto o ferita. E riguarda anche gli uomini. Eh sì, perché il femminile non appartiene solo alle donne, vive dentro ogni essere umano. Quindi nella lettura Lei Lei andiamo oggi a osservare non solo due persone, osserviamo due energie femminili attive nello stesso campo relazionale. Una lei può essere la donna che ami, la donna che ti sfida, la donna che temi, la donna che senti come altra. E l'altra lei puoi essere tu, oppure un'amica o un amante, una rivale. Oppure quella presenza femminile che entra nella relazione e smuove tutto, capito? Ma soprattutto queste due lei sono due archetipi femminili. Uno può rappresentare il femminile che desidera, il femminile che osa, il femminile che si espone, e l'altro può rappresentare il femminile che trattiene, il femminile che osserva, il femminile che protegge o compete. A volte sono due donne fuori, a volte sono due parti della stessa anima. Per questo questa lettura che andiamo a fare vale se ami un'altra donna, se ami una donna, se sei attratta da una donna, se sei in conflitto con un'altra donna, che può essere anche una figlia o una terza persona all'interno del tuo rapporto. Oppure vale anche se senti che una donna sta entrando nel tuo rapporto, capito? Oppure vale anche se ti senti messa a confronto. Vale anche se ti senti messa, se ti senti sostituita, se ti senti tradita. E vale anche se percepisci un gioco sottile che non riesci a nominare, capito? Quindi qui entra in gioco quello che possiamo vederlo anche come un pettegolezzo sacro, che poi lo trasportiamo sulla visione sciamanica e mitica, no? Non è il chiacchiericcio sterile, ma è ciò che circola tra le donne quando il cuore è coinvolto, che sono gli sguardi, che sono i silenzi, che sono le intuizioni, che sono le gelosie, le alleanze invisibili, le verità non dette. Perché? Perché il femminile comunica anche quando tace e spesso dice molto di più con ciò che non viene detto. Quindi in questa lettura non giudichiamo i ruoli, non decidiamo chi è meglio, chi è peggio, ma osserviamo come il femminile si specchia, come si sostiene o si ferisce, come compete o come si allea, come chiede di essere riconosciuto. Perché? Perché ogni volta che una donna incontra un'altra donna nel campo dell'amore, si attiva una memoria antica, la memoria della sorellanza. E quella ancora più profonda, non solo quella della sorellanza, quella più dolorosa della competizione. Quindi le carte ci serviranno a portare luce lì dove l'emozione è confusa, a dare parole a ciò che non è percepito ma non ancora compreso, capito? A restituire potere, a restituire centratura a voi che ascoltate. Quindi che tu sia una donna o uomo, che tu stia guardando questa lettura per amore o per dubbio o per ferita o per curiosità, questa non è una lettura che ti dice cosa fare, ma è una lettura che ti mostra dove il femminile dentro di te sta chiedendo verità. E quando il femminile viene visto, chiede solo alleanza. Ed è proprio per questo che è necessario che anche voi uomini ascoltiate questo video, perché è quella parte vostra del femminile che chiede di essere guarita. È la fede nel mistero, la fede nella notte,
la fede nell'invisibile e la magia stessa di cooperare con gli eventi, di co-creare con gli dei. E quindi puntata 0 su lei. Ho fatto una struttura dove metteremo lei A, lei B, dove ci saranno le stesse carte perché manteniamo lo stesso campo energetico. E dopo tutto quello che andremo a vedere, indipendente da come andrà tra loro due in questo momento, è una lettura sempre valida dal momento in cui la guardi, andiamo a vedere cosa ci insegna questa relazione in questo momento, capito? Quindi andiamo a vedere l'energia attuale di lei A, cosa prova per lei B, cosa non dice, cosa trattiene, la ferita femminile attivata, il bisogno profondo, come agisce o agirà nel concreto e l'archetipo che incarna ora. E con la settima carta e la 14ª carta d'altra parte andiamo a vedere il tono mitico, perché noi ci relazioniamo sempre con degli archetipi, non esistono le persone, ci relazioniamo con i miti, con gli archetipi. Quando tu vedi il mito, tu ti riscatti. Come diceva il grande psicologo, psicoterapeuta, padre della psicologia archetipica James Hillman, ognuno di noi mette sulla scena della vita un mito e si riscatta, si libera guardando, vedendo il mito che sta mettendo sulla scena della vita vivendo. È proprio grazie ai miti che noi ci liberiamo, guardando il mito. Perché anche se noi siamo nel 2026, ma i nostri comportamenti sono mitici, vengono dal mito, anche se tu non ne sei cosciente, perché sono nelle memorie cellulari. E quando tu vedi questo mito, sono cose, comportamenti primitivi che vengono dal mito. Quando tu vedi il mito, inizi a liberarti. Quindi, ragazze mie, ragazzi, iniziamo con questa puntata 0 del nostro lei. Allora, io metterò tutte le carte aperte, le 14 carte, in modo tale da avere una visione onnicomprensiva di tutto, perché poi andiamo a vedere il clima emotivo del campo, il desiderio reciproco disallineamento, i silenzi che parlano, le ferite che si riconoscono, i bisogni che chiedono alleanza, le azioni che si incontrano, si evitano, e poi, ripeto, il mito attivo nella relazione, ok? Non stiamo leggendo due donne che si confondono, ma due femminili che stanno imparando a non tradirsi. Ok. Allora, iniziamo a battere. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia consapevolezza, gioia, amore e libertà. Allora, partiamo dalla lei A. Prima carta, l'energia attuale di lei A, il suo clima emotivo, non quello mostrato, il suo clima emotivo reale. 10 di coppe, bellissimo. Vabbè, non commento adesso, voglio metterle tutte. Cosa prova per la lei B? Desiderio, affetto, attrazione, fastidio, nostalgia? 2 di spade. Terza carta, cosa non dice, cosa trattiene? Quello che non osa nominare per paura di rompere l'equilibrio? Ah, infatti. Paggio di spade. Qual è la ferita femminile attivata? Quale memoria antica si è risvegliata in lei attraverso l'altra? Ah, qua c'è un'altra carta piccolina. R di bastoni, c'è l'archetipo maschile qua. Ok. Quinta carta, il bisogno profondo, non quello che dichiara, ma quello che chiede nutrimento. Certo, paggio di coppe, è chiaro. Come agirà o agisce nel concreto, parole, gesti, distanza o avvicinamento, il comportamento reale. E beh, c'è il mago, qua, attenzione. L'archetipo che la lei A incarna ora.
Quale archetipo incarna? L'archetipo dell'amante, l'archetipo della madre, l'archetipo della sorella, della strega, della fanciulla, della regina? Vediamo qual è il tono mitico. Ah, cavaliere di bastoni, anche un po' strega direi, col mago qua, ok. Andiamo a vedere l'altra parte, la lei B, il femminile che risponde, perché questo è il femminile che parla, il femminile che risponde. Allora, di nuovo, ottava carta, mettiamo l'energia attuale di lei B, l'appeso, ok. Cosa prova per la lei A? Desiderio, affetto, attrazione, fastidio, nostalgia. 4 di spade. Cosa non dice? Cosa trattiene? Ah, la voglia di un inizio, asso di bastoni. La ferita femminile attivata. Sì, la durezza, regina di spade. Il bisogno profondo, non quello che dichiara ma quello che chiede nutrimento. 9 di spade. Come agisce o agirà nel concreto, se farà parole, gesti, distanza, avvicinamento, il comportamento reale. 4 di coppe. Qual è l'archetipo che incarna adesso la lei B? L'archetipo dell'amante, della madre, della sorella, della strega, della fanciulla, della regina. Vediamo il tono mitico. Sì, non lo so ancora. 7 di coppe. Adesso metterò una 15ª carta che andrà a rispondere alla domanda: cosa questa relazione insegna a voi che state ascoltando, indipendentemente da come andrà a finire tra la lei A e la lei B. Cosa insegna? La torre. E beh, è chiaro, questo è un quadro pazzesco, eh? Allora, partiamo dalla lei A, il femminile che avanza. Allora, il 10 di coppe qua come energia attuale mi dice che in questo momento questa lei si sente emotivamente piena, o almeno vuole sentirsi così. Perché il 10 di coppe è l'immagine della felicità condivisa, della famiglia dell'anima, del tutto è come dovrebbe essere, no? Però attenzione, perché questa carta spesso parla anche di un ideale, di un'immagine interiore di felicità che si cerca ardentemente, no? Si cerca di mantenere viva. Quindi la lei A sente che potrebbe essere felice in questo legame. Vede il potenziale, vede la possibilità di un noi armonico, no? Ed è questo che la muove. Cosa prova per la lei B? Prova però dell'incertezza, perché c'è il 2 di spade. Non è mancanza di sentimento questo, è per protezione. La lei A prova qualcosa, però non vuole scegliere, non vuole guardare fino in fondo, no? Come se dicesse: se non decido non soffro, come se dicesse così: se non decido almeno non soffro. C'è attrazione? Sì. C'è coinvolgimento? Sì. Ma c'è anche paura di vedere la verità. Che cos'è questa verità? Cos'è che non dice? Cos'è che trattiene? La vedo che osserva col paggio di spade, analizza, raccoglie informazioni, non parla, però pensa tantissimo. Cioè, si fa domande nella testa, non fa domande a voce, domande nella testa, vuole capire l'altra, vuole decifrarla, vuole anticiparla. Qui c'è curiosità, però c'è anche una certa immaturità emotiva, cioè il bisogno di sapere prima di sentire davvero, capito? Cioè devo prima sapere, poi mi permetto di sentire, quindi l'analizzo, la scruto. Perché? Perché c'è una ferita attiva molto potente, il re di bastoni. Questa è la ferita del potere maschile interiorizzato. Cosa voglio dire? Che qualcuno nel passato ha occupato troppo spazio. Cioè qualcuno ha guidato, ha deciso, ha dominato. E la lei ha imparato che per non essere schiacciata deve muoversi veloce, deve accendersi, deve conquistare per non essere schiacciata. Quindi questa ferita la spinge a non mostrarsi vulnerabile fino in fondo, perché ha paura. È questa ferita qui. E qual è però il bisogno profondo? Qua si scioglie tutto col paggio di coppe, perché la lei ha bisogno di dolcezza, di tenerezza, di innocenza emotiva.
ha bisogno di potersi innamorare senza strategia, di dire questo è quello che sento, ha bisogno di dire questo senza paura di sembrare ingenua, capito? Cioè vuole essere accolta nel suo sentire più puro. Come agirà? Come agisce? Come agirà con il mago? Questa lei agisce e come si agisce? Perché il mago dice prendo in mano la situazione, comunico, propongo, creo occasioni, però a volte può anche manipolare un po' la realtà, no? Pur di non perdere il controllo. Quindi la Leia non resta ferma, preferisce fare piuttosto che sentire fino in fondo le sue emozioni. Faccio, capito? Perché c'è questa ferita qui. Qual è l'archetipo incarnato? Il cavaliere di bastoni. È un femminile impulsivo, è un femminile ardente, è un femminile iniziatore, cioè arriva come un vento che travolge, accende, entusiasma, però il cavaliere di bastoni non sa restare. Sa partire, sa arrivare, sa incendiare, però non sempre sa sostare, capito? Invece nel femminile che resiste, la lei B, l'energia attuale infatti l'ha appeso. Lei è sospesa, in una posizione forse scomoda, però è consapevole, cioè sta guardando tutto da un'altra prospettiva. La lei B sa che muoversi adesso significherebbe forzare qualche cosa, quindi non si muove, aspetta, anche se costa aspettare. Cosa prova per la lei A? Qua c'è un 4 di spade e questo non è freddezza, perché ce l'ha appeso qua una persona che sente molto, è stanca, la lei B ha bisogno di silenzio, di riposo emotivo, probabilmente ha già sofferto molto, forse ha già dato troppo. Il sentimento c'è qua, però è come se fosse un po' anestetizzato, capito? Un po' anestetizzato. Ehm, Come se dicesse non posso permettermi di sentire adesso. Ok? Non posso permettermi di sentire adesso. Quindi cosa non dice, cosa trattiene? Asso di bastoni. Questo è il non detto che esplode. Cosa non dice e trattiene? Trattiene il desiderio, l'attrazione, il fuoco puro. La lei B trattiene un impulso fortissimo, cioè trattiene una voglia pazzesca di dire, una voglia pazzesca di fare, di prendere, di vivere, però lo tiene chiuso. Lo tiene chiuso perché? Per paura delle conseguenze. Perché qua abbiamo una ferita attiva profondissima. Questa è la ferita della regina di spade della donna che ha dovuto diventare lucida per sopravvivere. È una ferita di delusione, un tradimento, delle verità taglienti. La lei B ha imparato a usare la mente come scudo. E adesso fa fatica a lasciarsi andare perché sa quanto può far male lasciarsi andare. Ha un bisogno profondo molto delicato, qua c'è il 9 di spade, c'è una richiesta di aiuto qua. La lei B ha bisogno di non restare sola con le sue paure, ha bisogno di poterle dire queste paure, di non dover essere sempre quella forte, quella che capisce tutto. C'è qua bisogno di una resa attiva e questi sono temi che andremo a risolvere definitivamente nelle masterclass che faremo di yoga sciamanico. Definitivamente. Il suo bisogno è essere osservata anche nel suo buio, capito? Essere osservata anche nel suo buio, ma è lei che si deve osservare nel suo buio. E come agirà? Qua c'è un 4 di coppe, lei si sottrae dall'azione, l'avevamo visto anche con l'appeso, non rifiuta apertamente, ma non coglie l'occasione. È presente ma distante, come se dicesse non so se questa è la coppa giusta per me. Qual è l'archetipo incarnato? È la confusione, il femminile confuso, ricco di possibilità, però un po' disorientato. Sogna, immagina, fantastica, però non sceglie. Cioè come se avesse paura di sbagliare coppa, capito? E con questa torre finale l'insegnamento è solo uno. Questa relazione, che sia esterna o interna, non può restare com'è. Perché? Perché la torre ti dice basta equilibri finti, basta silenzi educati, basta strategie, cioè qualcosa deve crollare, che può essere un'immagine
di se stessi, un ruolo, una difesa, non per distruggere, per liberare. Cioè, con questa carta e tutta questa lettura insegna che il femminile non può più permettersi di trattenere per paura, accendere senza restare, proteggersi a scapito della verità. Ecco perché la torre qua non è punizione, è un'iniziazione. Quindi quello che ti devi chiedere guardando questa lettura è: me la dico questa verità o continuo a recitare? Capito? Questo è il senso. Cioè, è una lettura molto profonda questa, molto molto profonda. Perché vede l'aspetto del femminile gli aspetti del femminile che sono fondamentali affinché possiamo realizzare quella completezza interna. Sì. Allora, per esempio, se sei una donna che ama un'altra donna, allora questa lettura mi parla di un legame dove il sentimento c'è, però non sta scorrendo libero. Cioè, una delle due sente che potrebbe essere tutto, 10 di coppe, sente affinità, complicità, possibilità di felicità, ma quando si tratta di scegliere davvero si blocca, 2 di spade. Non perché non provi nulla, ma perché ha paura di vedere fino in fondo cosa comporterebbe. L'altra invece come sta? È stanca, stanca di stare sospesa, c'è sentimento, però è come se fosse messo in pausa, no? Con quel 4 di spade. Dentro però c'è il desiderio che è vivo, è acceso, è fisico, emotivo, asso di bastoni, il non detto, no? Solo che non viene espresso. Quindi questa è una relazione dove una parte prende iniziativa, l'altra osserva e trattiene. Una parla con i gesti e l'altra risponde con il silenzio. E che cosa ti dice la torre finale? Che questo equilibrio è fragile. O si porta la verità alla luce, oppure il legame si spezzerà o per stanchezza, sai quella cosa, per stanchezza, non per mancanza d'amore. Quindi qual è il messaggio pratico? Che l'amore tra queste due donne non può vivere di non detti, serve coraggio emotivo, non solo l'attrazione, mi spiego? Sì. Se invece sei in un'amicizia femminile intensa o ambigua o conflittuale, allora qua la lettura parla di quelle amicizie che sai, di quelle che ti entrano sotto pelle, quelle dove ti senti coinvolta più del dovuto, dove a volte ti senti sostenuta, no? E a volte messa in ombra. Ok. Allora, una parte di queste due energie femminili, una parte idealizza il legame, cioè noi siamo speciali, noi siamo diverse, siamo unite, 10 di coppe. L'altra parte si difende, prende distanza, si chiude per non soffrire, appeso 4 di coppe, no? Qua c'è un confronto continuo, c'è competizione non dichiarata, c'è il desiderio di essere vista, scelta, riconosciuta l'una dall'altra. Quindi la ferita qua è molto antica e questa è proprio la ferita della sorellanza mancata, di quando tra donne si è imparato a competere invece che allearsi, capito? E la torre dice che questa amicizia non può più restare ambigua, o evolve in verità o si rompe. Quindi il messaggio pratico qual è? Chiediti cosa stai cercando in lei che ancora non ti stai dando da sola. Hai capito che voglio dire? Sì. Se invece sei una donna e c'è un'altra donna nel tuo rapporto, questa lettura, tipo triangoli amorosi, no? Ecco, questa lettura parla anche di triangoli sospetti, tradimenti emotivi oppure reali. Allora, una donna qua entra nel campo come forza attiva, mi dice, magnetica, iniziatrice, il mago, il cavaliere di bastoni, però non sempre lo fa con cattiveria, mi dice, spesso lo fa perché sente uno spazio già aperto, hai capito? L'altra donna, forse sei tu, ecco, sente tutto, però resta ferma, appeso, osserva, intuisce, ma non agisce, si chiude per non soffrire, 4 di coppe. Quindi questa lettura non serve a colpevolizzare l'altra, serve a riportarti al centro, a capire dove il tuo femminile si è spento, dove il tuo femminile si è trattenuto, dove il tuo femminile si è adattato, lasciando la porta aperta a un altro femminile che entra. Quindi la torre dice che
Ignorare non è più possibile se stai ignorando. Il non detto diventa distruttivo. Capito? Quindi il messaggio pratico qua qual è? Prima di chiederti cosa fanno gli altri, chiediti dove tu non ti stai più scegliendo. Gli sciamani lo praticavano da millenni. Non è guarigione, è annientamento. La conquista, il tuo obiettivo. 5 porte, 90 minuti per attraversare ciascuna. Entri vivo, esci diverso o non esci. Scegli ora. Tra un anno guarderai indietro e saprai quale porta hai preso. Capito? Sì. E adesso passiamo ai nostri ragazzi, ai nostri maschietti. Se stai guardando questa lettura mi parla del campo emotivo femminile che ti circonda, capito? Per esempio, può esserci una donna che chiede presenza, una donna che chiede verità o una donna che chiede coinvolgimento e un'altra donna che è stanca, che è ferita, che è confusa oppure silenziosa. Ok, il problema non è scegliere chi. Il problema è non scegliere mai davvero. Qua mi dice che il femminile percepisce tutto, percepisce i silenzi, percepisce le ambiguità, percepisce le mezze verità e la torre dice che se continui a rimandare di scegliere la situazione esploderà da sola. Quindi qual è il messaggio pratico per te? È la chiarezza emotiva. La chiarezza emotiva è un atto di rispetto, va bene? Questo mi dice. Ma questa lettura è anche per chi ha un conflitto dentro, cioè se non c'è nessuno fuori, no, ma stai vivendo un conflitto dentro, questa lettura diventa tutta interiore, come sono già sempre tutte interiori, però poi noi le spieghiamo, no? Dentro di te, se non c'è nessuno fuori, dentro di te ci sono due femminili. Uno che vuole amare, uno che vuole amare, vuole rischiare, vuole vivere, vuole buttarsi, e un'altra parte di te femminile che ha paura di soffrire ancora, di perdere controllo. Ti accendi, poi ti spegni, desideri, poi ti ritrai, ti avvicini, poi ti giudichi. E che cosa ti dice la torre qua? La torre dice che questa divisione non è più sostenibile. Non puoi continuare a proteggerti tradendoti. E qual è il messaggio pratico? Scegli di essere vera con te stessa, anche se questo comporta una rinascita scomoda. Capito? Allora, qual è il filo conclusivo per tutti voi? Che in qualsiasi situazione tu ti stia riconoscendo. Questa lettura porta sempre allo stesso punto, che il femminile vuole verità, non vuole più adattarsi, non vuole più sopravvivere a scapito di sé. E la torre non arriva per punire, arriva per liberare spazio. E quando il femminile viene onorato, la vita ricomincia a fluire. Capito? Vediamo cosa ci dicono gli oracoli della dea. Una dea sul femminile sull'Eia e una dea sul femminile lei B. Sulla carta di integrazione della torre. Allora, vediamo la lei A. La devozione. Lei B, i miracoli. La coniuzio oppositor, wow, il sole.
La lei ha nel profondo ama davvero, Cioè la lei ha non ama a metà, non ama per gioco. La Dea Parvati qua è l'archetipo della donna che sceglie, che resta, che dedica il cuore. Cioè questa carta ci dice che la lei ha, quando ama, si consacra, mette energie, mette presenza, mette intenzione, sente il legame come qualcosa di sacro, non leggero. La devozione però ha una doppia lama perché quando non è ricambiata diventa attesa, diventa sacrificio, diventa speranza che resiste anche quando fa male, la speranza inattiva, no? Quindi Parvati ti insegna una cosa fondamentale, la devozione è sacra solo se non ti annulli. Quindi la lei A è chiamata a chiedersi, sto amando o mi sto offrendo sperando di essere scelta? Questa carta riporta la Leia al cuore puro, ma le chiede anche dignità emotiva. Amare sì, ma scomparire no. E cosa ci dice la Lei B? Bellissimo con i miracoli. La Lei B porta un'energia completamente diversa qua. Maria è il femminile che crede anche quando tutto sembra fermo. È il miracolo silenzioso, non quello rumoroso. Questa carta dice che la Lei B ha una fede profonda, anche se non la mostra. Che ha la fede in questa trasformazione che non sta forzando, capito? E ha fede, cioè sente che qualcosa può cambiare ma solo se è autentico. Maria qui non agisce d'impulso, attende, accoglie, soffre in silenzio perché è consapevole della potenza di quello che le accade. Il miracolo non è l'altro che cambia, il miracolo è quando smetti di aspettare e torni intera. Quindi la Lei B è chiamata a non usare la fede come anestesia, ma più la fede come anestesia è la fede, è più la speranza, perché la fede è una fede attiva, capito? Le pratiche che facciamo, eccetera. E la Lei B ha un grande potenziale di trasformazione dei propri dolori interiori in potenti alleati. Questa torre questo sole sulla torre mi dice che no, c'è una verità che non può essere più evitata. Perché questa caduta della torre è una liberazione con il sole. Questa rottura è un atto di verità. Cioè il sole non distrugge qua, illumina, scalda, rivela. Qualunque cosa stia crollando, che sia un'illusione, che sia un ruolo, che sia un equilibrio apparente, sta crollando perché non può più vivere nell'ombra. E la Dea del Sole ti dice basta silenzi, basta ambiguità, basta amori trattenuti, è tempo di verità luminosa anche se scomoda. E quindi qua abbiamo la Lei A con la Dea Parvati dice amo, mi dedico, resto. Maria Lei B, credo, attendo, spero, ho fede. La Dea del Sole, ora basta, vivi. Quindi questo legame o questo conflitto interiore non è nato per durare così com'è, è nato per trasformare, trasformarti, trasformarvi. E la Dea del Sole non chiede compromessi qua, cioè chiede presenza, chiede chiarezza, chiede verità incarnata. Per esempio, se ti sei riconosciuta nella Lei A, devi onorare il tuo cuore devoto, ma scegli anche te stessa. Se ti riconosci nella Lei B, ti dice la fede è sacra. La fede è sacra, non la speranza, la fede attiva, le pratiche che fai mentre hai la fede nell'attesa, ok? E se senti la torre tremare dentro, non aver paura, sta arrivando il sole. E quando il sole arriva non resta più nulla da nascondere, ma tutto da vivere. Ok? Ragazze mie ragazzi, è stata una lettura veramente bella, interessante. Io come puntata zero la chiuderei qui, sulla nostra Lei, sul nostro Lei. È stato veramente bellissimo, ne rifaremo certamente altre, ma anche magari faremo anche un lui, lei e l'altra, o lui, lei e l'altro, perché vogliamo andare sempre più a lavorare su questi archetipi interni, ok? Attraverso le proiezioni che la nostra anima ci fa. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, io
Vi abbraccio forte forte, mi raccomando studiate sempre sotto l'info box, c'è la pratica dei 21 giorni, profetica per migliaia di voi. Poi faremo le masterclass saranno proprio la strada in non ritorno verso la felicità. Detto questo, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!